Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il filo di Scozia della Due Leoni. Sono dei gomitoli da 100 grammi, il numero che sto usando è il numero 5 e si lavora con l'uncinetto che va dal 3 al 3,5. Io lavorerò il mio progetto con l'uncinetto del 3. Se voi vi rendete conto che il 3 è troppo stretto come lavorazione, potete usare il 3,5 o se è troppo largo potete usare anche il 2,5, quindi dal 2,5 al 3,5 va bene come uncinetto. Sono dei gomitoli da 100 grammi e il filo è lungo 270 metri. Ho scelto questo con i colori che va dal celeste, verde chiaro e verde scuro. Detto ciò, possiamo iniziare con il tutorial. Prima di iniziare vi spiego cosa dobbiamo fare. Questa è una lavorazione a pannello e ci servono 3 pannelli, uno del dietro e i 2/4 del davanti. Per quanto riguarda questa lavorazione è molto semplice. Come vedete ho formato degli esagoni, quindi sono degli disegni geometrici che danno una particolarità al lavoro. Anche il filato è molto particolare, quindi rende ancora il disegno molto più particolare. Per quanto riguarda la larghezza del mio pannello del dietro, sono 52 centimetri di larghezza e 50 centimetri di lunghezza. Dobbiamo prendere la nostra circonferenza e dividere a metà. Il multiplo del punto è di 24, quindi dobbiamo caricare tante catenelle fino ad arrivare alla nostra semicirconferenza. Vi conviene fare qualche centimetro in più, anche perché poi il punto tira un poco e per avere anche una maggiore comodità. Ammettiamo se avete una circonferenza di 48 centimetri, aggiungete un motivo in più per avere maggior comodità. Per quanto riguarda l'uncinetto, sto usando l'uncinetto del 3. Se voi avete una mano diversa dalla mia, potete usare un uncinetto che va dal 2,5 anche al 3,5. Anche se cambiate filato, dovete tenere presente il multiplo che è di 24. Per quanto riguarda i pannelli del davanti, sono 26 centimetri e 26 centimetri, giusto la metà del pannello del dietro. Questo è il lavoro, come vedete, molto semplice e molto carino. Adesso possiamo iniziare con la lavorazione del punto. Per quanto riguarda il pannello del dietro, io già l'ho fatto e adesso andremo a realizzare i quarti del davanti. Per il dietro ho avviato 96 catenelle. Il punto è multiplo di 24. Per quanto riguarda invece il pannello del davanti, vado a caricare 2 volte il multiplo, quindi 24 più 24 e mi danno come larghezza 26 centimetri. Queste sono 48 catenelle. Aggiungo una catenella per poter voltare. Se state cambiando uncinetto, se avete un uncinetto diverso e un filato diverso, calcolate che il multiplo è di 24. Aggiungete una catenella e nella catenella a fianco lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Questa è la mia prima maglia alta. Devo andare a lavorare un totale di 48 maglie alte. Quindi vado a fianco, maglia alta, a fianco, maglia alta e proseguo questo per tutta la riga. A fianco, maglia alta. Abbiamo lavorato la prima riga. Vado a girare il lavoro e devo lavorare un'altra riga di maglie alte. Quindi maglia alta su maglia alta. Mi sono alzata con una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nella maglia alta sottostante e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco, maglia alta.
a fianco maglia alta. Non inizio con 3 catenelle la prima maglia alta per far venire il bordo più sostenuto. Vado a lavorare maglie alte su maglie alte per un totale di 48 maglie alte. Proseguo fino a terminare il giro. Una volta che abbiamo lavorato anche la seconda riga, adesso iniziamo a lavorare il motivo. All'inizio e alla fine del lavoro dobbiamo lavorare sempre metà motivo per farlo venire dritto. Quindi inizio con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. Vado a lavorare un totale di 6 maglie alte, che con questa sono 7 maglie alte. Quindi questa è una seconda maglia alta, terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta, sesta e settima. Dobbiamo iniziare a formare un esagono, quindi facciamo una catenella, salto una maglia di base, vado a fianco e lavoro una maglia alta, catenella di separazione, salto 1, vado a fianco una seconda maglia alta, catenella di separazione, salto 1, vado a fianco una terza maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco una quarta maglia alta. Questo è l'inizio del nostro primo esagono. Catenella di separazione. Salto una maglia alta e vado a fianco e a questo punto devo lavorare un totale di 15 maglie alte. Questa è la prima. Vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Queste 15 maglie alte sono il numero massimo di un motivo. Quindi una volta che arriviamo a 15 iniziamo a diminuire, invece qui iniziamo ad aumentare. Una volta che abbiamo lavorato le 15 maglie alte, catenella e vado a ripetere le maglie alte separate da una catenella, un totale di 4 maglie alte. Quindi questa è la catenella, salto 1, vado a fianco, una prima maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco, una seconda maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco, terza maglia alta, catenella, salto 1 e vado a fianco, quarta maglia alta e catenella di separazione. Devo andare a lavorare di nuovo 7 maglie alte come abbiamo fatto all'inizio. Quindi salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta e vado avanti fino a 7. Lavorate le 7 maglie alte, giro il lavoro e a questo punto qui dobbiamo diminuire di una maglia, qui invece dobbiamo aumentare di 2 maglie alte e dove abbiamo 15 maglie alte dobbiamo diminuire, quindi qui aumentiamo e qui diminuiamo, qui aumentiamo e qui dobbiamo diminuire. Mi alzo con una catenella, rientro e lavoro una maglia alta. Invece di 7 maglie alte devo lavorare 6 maglie alte. Questa è la prima, una seconda maglia alta,
terza maglia alta, 4, 5 e 6. Catenella di separazione. Per aumentare qui dobbiamo lavorare sia nello spazio della catenella che sulla maglia alta. Quindi dobbiamo avere un totale di 9 maglie alte. Facciamo sempre la catenella di separazione. Lavoro la prima maglia alta, sulla maglia alta una seconda maglia alta, nella catenella una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta e sono 4, 5 nella catenella, 6 sulla maglia alta, 7 nella catenella, 8 sulla maglia alta e 9 nella catenella di separazione. Catenella di separazione e qui dobbiamo diminuire, quindi saltiamo la prima maglia alta e vado sulla seconda maglia alta e vado a lavorare maglie alte su maglie alte per un totale di 13 maglie alte. Quindi la prima e l'ultima maglia la saltiamo. Lavorate le 13 maglie alte, ripetiamo come abbiamo fatto qui e dobbiamo lavorare nelle catenelle e sulle maglie alte. Facciamo sempre la catenella di separazione per separare un motivo dall'altro. Quindi nella catenella una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, catenella una maglia alta per un totale di 9 maglie alte. Sulla maglia alta una maglia alta, catenella una maglia alta e nella catenella l'ultima maglia alta. Catenella di separazione, salto la prima maglia alta e vado a fianco per lavorare un totale di 6 maglie alte. Quindi quando togliamo qui, quando aggiungiamo qui, togliamo da questa parte. Vado avanti e lavoro l'ultima maglia alta. Vado a girare il lavoro. Qui dobbiamo ancora diminuire, quindi da 6 portiamo le maglie alte a 5. Mi alzo con una catenella, rientro nella maglia alta sottostante e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco 2, a fianco 3, 4 e 5. Quindi qui abbiamo tolto, catenella e qui andiamo ad aumentare. Lavoriamo una maglia alta nella catenella e maglie alte su maglie alte per un totale di 11 maglie alte. Vado avanti, maglia alta su maglia alta e l'ultima maglia alta la vado a lavorare dove ho la catenella di separazione. Maglia alta, qui ho la catenella e lavoro la maglia alta. Quindi man mano qui stiamo aumentando. Da 4 abbiamo portato le maglie alte a 9, adesso a 11 e dobbiamo arrivare a 15 maglie alte. Qui invece abbiamo un totale di 13 maglie alte. Però, siccome da questa parte abbiamo aggiunto 2 maglie alte, facciamo la catenella e andiamo a togliere qui 2 maglie alte. Una è la prima, quindi salto la prima e vado sulla seconda. Lavoro maglie alte su maglie alte e salto anche l'ultima maglia alta.
Quindi sono arrivata alla fine, lavoro l'ultima maglia alta, catenella e qui lavoro una maglia alta nella catenella, maglie alte su maglie alte e l'ultima maglia alta nella catenella per un totale di 11 maglie alte. Una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nella catenella di separazione. Catenella, salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta. Qui dobbiamo lavorare un totale di 5 maglie alte. 3, 4 e l'ultima maglia alta e 5. Questo è il motivo che inizia a prendere forma. Qui stiamo formando il primo esagono, qui stiamo diminuendo e qui abbiamo un secondo esagono. Una volta girato il lavoro, dobbiamo continuare con questa sequenza. Da una parte dobbiamo diminuire, da una parte dobbiamo aumentare fino a portare le maglie alte a 15 per poi diminuire di nuovo e da una parte dobbiamo diminuire fino a lavorare le 4 maglie alte separate da una catenella. Quindi poi il lavoro viene in automatico. A questo punto da 5 maglie alte dobbiamo lavorare 4 maglie alte. Mi alzo con una catenella e maglia alta nella maglia alta sottostante. Una seconda maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta. Catenella. Qui dobbiamo aumentare lavorando nella catenella, quindi lavoriamo una maglia alta, andiamo avanti una seconda maglia alta e vado avanti fino a lavorare un totale di 13 maglie alte. Quindi maglia alta su maglia alta, sotto avevamo 11 maglie alte e adesso dobbiamo aumentare a 13. Maglia alta, vado a fianco maglia alta, a fianco maglia alta sull'ultima maglia alta e maglia alta nella catenella. Catenella di separazione, qui salto 1, vado a fianco e lavoro maglia alta su maglia alta. Qui invece dobbiamo diminuire sulla prima e sull'ultima maglia alta. Vado a fianco, maglia alta, a fianco maglia alta e qui ho l'ultima maglia alta. Catenella. Qui lavoro la stessa cosa, quindi sotto abbiamo 11 maglie alte e aumentando nella catenella sia da un lato e dall'altro avremo 13 maglie alte. Poi catenella, saltiamo una e andiamo a lavorare le 4 maglie alte finali. Andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Ecco come si presenta una metà del nostro quarto. A questo punto abbiamo lavorato qui la diminuzione fino ad arrivare a 4 maglie alte. Adesso giriamo il lavoro e dobbiamo sempre diminuire lavorando 3 maglie alte. Una catenella di separazione e qui le maglie da 13 le portiamo a 15, quindi siamo arrivati al nostro numero massimo. Qui abbiamo 9 maglie alte e a questo punto dobbiamo lavorare le maglie alte separate da una catenella. Quindi qui dobbiamo riaprire un altro esagono. Quindi giro il lavoro, mi alzo con una catenella, rientro, maglia alta, questa è la prima, una seconda e una terza maglia alta, catenella e a questo punto qui dobbiamo lavorare all'interno della catenella e maglie alte su maglie alte.
per un totale di 15 maglie alte. E poi dobbiamo iniziare di nuovo dal giro numero 1 e la sequenza poi verrà in automatico, quindi da una parte si apre e da una parte si chiude. Vado avanti lavorando le maglie alte. Una maglia alta sull'ultima maglia alta e una maglia alta nella catenella. Abbiamo raggiunto il numero massimo. Catenella, salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta. Catenella, salto 1, vado a fianco, una seconda maglia alta. Catenella, salto 1, vado a fianco, una terza maglia alta. Catenella, salto 1 e vado a fianco e lavoro la quarta maglia alta. Nel giro successivo lavoreremo all'interno della catenella e sulla maglia alta. Quindi lavoreremo 9 maglie alte. Catenella, qui andiamo a lavorare 15 maglie alte in totale. Quindi una nella catenella, maglia alta su maglia alta e l'ultimo aumento nella catenella di separazione. Vado a concludere questo motivo lavorando l'ultima maglia alta nella catenella e anche qui ho 15 maglie alte. Una catenella di separazione, salto 1, vado a fianco e lavoro un totale di 3 maglie alte. E abbiamo terminato i giri per formare il nostro esagono. Giro il lavoro, quindi qui dobbiamo aumentare, qui dobbiamo diminuire e qui dobbiamo aumentare. Comunque è semplicissimo. Vi faccio rivedere come ripartire e poi dobbiamo ripetere i giri tenendo presente i numeri di maglie alte che abbiamo sotto. Non è difficile. Alla fine il lavoro è in automatico. Da una parte dobbiamo diminuire, da una parte dobbiamo aumentare. Qui da 3 maglie alte dobbiamo lavorare un totale di 4 maglie alte. Quindi maglia alta su maglia alta, 2, 3 e una nella catenella. Catenella, quindi qui abbiamo aggiunto una maglia alta e qui la andiamo a togliere. Quindi salto una, vado a fianco e vado a lavorare la prima maglia alta. Questo esagono lo dobbiamo portare a 9 maglie alte per poter lavorare poi dopo le maglie alte separate da una catenella. Maglia alta su maglia alta e dobbiamo avere un totale di 13 maglie alte, quindi questa è la penultima e vado sull'ultima maglia alta, saltando questa maglia alta. Catenella. Qui abbiamo le 4 maglie alte separate da una catenella e dobbiamo lavorare nella catenella e sulla maglia alta per un totale di 9 maglie alte. Qui sulla catenella, qui sulla maglia alta, qui nella catenella, qui sulla maglia alta, nella catenella, sulla maglia alta e nella catenella. Catenella di separazione, questa non la dobbiamo mai lasciare perché se no non si vede la distanza di un motivo all'altro, cioè divide un motivo dall'altro. Qui salto 1, vado a fianco e vado a lavorare un totale di 13 maglie alte e alla fine invece devo lavorare 4 maglie alte, una nella catenella e le 3 maglie alte sulle maglie alte sottostanti. Andate avanti, vi faccio vedere come ripartire e poi proseguire fino alla vostra lunghezza.
Ho lavorato l'ultimo motivo con 13 maglie alte, quindi sto diminuendo e qui invece aggiungo di una maglia alta per un totale di 4 maglie alte. Vado qui e lavoro l'ultima maglia alta. Giro il lavoro. Adesso da 4 dobbiamo portare le maglie alte a 5 fino ad arrivare a 7 maglie alte. Quindi questa è una seconda, terza maglia alta, quarta e la quinta nella catenella di separazione. Catenella. Qui vado a saltare la prima maglia alta e lavoro le maglie alte sulle maglie alte e salto anche l'ultima maglia alta. Quindi qui vado a saltare la maglia alta, qui invece ad aumentare nella catenella maglie alte su maglie alte e maglia alta nella catenella. Catenella di separazione e salto la prima e lavoro le maglie centrali e salto l'ultima. Catenella e qui vado ad aumentare. Da 4 lavoreremo 5 maglie alte. Nel giro successivo, anche qui faremo l'aumento. Qui dobbiamo diminuire, qui l'aumento, diminuire e qua 6 maglie alte. Dal giro successivo ancora, qui lavoreremo 6 maglie alte più una nella catenella e sono 7. Qui andremo a diminuire fino ad arrivare a 9 maglie alte e qui invece dobbiamo arrivare a 15 maglie alte. Una volta che arriviamo a 15 e qui a 9, inizieremo poi a lavorare le maglie alte, 4 maglie alte separate da una catenella, saltando una maglia di base. E così poi ricominciamo un altro esagono. Andate avanti in questo modo e poi vi faccio vedere come andare avanti per cucire i laterali e le spalle. Una volta che abbiamo finito i nostri pannelli, dobbiamo mettere il dietro e i 2 quarti anteriori dobbiamo sovrapporre. Siccome non abbiamo un dritto e un rovescio perché abbiamo lavorato nei giri di andata e ritorno, stabilite voi qual è il vostro dritto e il vostro rovescio. Quindi una volta che abbiamo sovrapposto i pannelli dei quarti anteriori a quello dietro, dobbiamo prendere delle misure per poter ricavare lo scalfo e l'apertura dello scollo. Per quanto riguarda lo scalfo, ho lasciato 18 centimetri. Se voi volete uno scalfo più profondo, potete scendere fino a 22 centimetri. Poi sta a voi decidere quanto volete o quanto è necessario per la vostra taglia. Per quanto riguarda invece la scollatura, ho trovato il centro e mi sono spostata di 10 centimetri da un lato e 10 centimetri da un lato per un totale di 20 centimetri e ho messo i marcatori e questa è l'apertura della nostra giacchetta. I centimetri restanti sono quelli che dobbiamo cucire per quanto riguarda la spalla. Io vado a cucire con ago e filo e qui ho messo il segno, vado a prendere tutte e due le asole del davanti e del dietro e vado a fare una cucitura. Vado a bloccare bene la cucitura, la parte iniziale, così non si scuce molto facilmente. E continuo lavorando in questo modo. Vado poi a fare anche l'altra parte della scollatura della spalla e poi vado a cucire i fianchi lasciando i 18 centimetri che fanno parte dello scalfo. Siccome non dobbiamo fare la manica, se volete fare uno scalfo più profondo potete farlo tranquillamente. Andate avanti e poi vi faccio vedere come rifinire il davanti.
Una volta che abbiamo cucito il nostro giacchino, come vedete è molto particolare il disegno che abbiamo ricavato e anche il filato è molto particolare. Però se usate un filato dal colore uniforme vedrete che gli esagoni risaltano ancora di più. Quindi in base al filato che usate il disegno sarà diverso e particolare. Per quanto riguarda le cuciture, mi raccomando, mettete bene in corrispondenza i motivi, altrimenti viene uno sopra e uno sotto, quindi vengono storti. Una volta fatto questo, adesso andiamo a rifinire il davanti. Per quanto riguarda il davanti, ho intenzione di fare una piccola rouge per dare un ulteriore movimento. Quindi ho iniziato a lavorare 3 catenelle e 3 maglie alte nel primo spazio della maglia alta. Vado a fianco e vado a lavorare di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. A fianco lavoro altre 3 maglie alte e vado avanti fino a salire sopra dove ho il collo. Quindi vado avanti lavorando 3 maglie alte in ogni barretta di maglia alta sottostante. 1, 2 e 3. Una volta che ho lavorato tutta la riga facendo in ogni barretta di maglia alta 3 maglie alte, vado a concludere dove ho l'angolo con una maglia alta. Poi vado a tagliare il filo e vado a ripetere la stessa cosa dall'altra parte. Per quanto riguarda il collo lo lascio in questo modo, perché se no altrimenti mi dà fastidio per quanto riguarda il collo e dietro il collo. Invece per la manica, se volete fate la stessa cosa, quindi o lavorate la manica, quindi un altro pannello per creare la manica, oppure lavorate anche una piccola rouge intorno alla manica, come abbiamo fatto sul davanti, potete fare anche sulla manica. Io la lascio in questo modo. Una volta che abbiamo fatto questo, il nostro giacchettino è pronto per essere indossato. Molto carino e molto particolare. Il mio tutorial finisce qui, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e se avete fatto uno dei miei progetti potete mandarmi sulla mia pagina Facebook. Ci vediamo a presto con altri video tutorial e grazie per la visione. Ciao a tutti!